Boom, terzo giorno, ok. Allora, non so perché il terzo giorno c'è sempre qualcosa che succede. Ci sarà che il terzo giorno Dio è risuscitato, non lo so. Come è iniziata la giornata di merda. Come siamo a Cheetah One, che praticamente è tutta un'area protetta, con una specie di area militare, con tutto il parco, con tutti gli animali, bla bla bla. Fantastica idea di portarci in un safari di 5 ore, ok? In queste jeep a vedere gli animali. Io dopo 2 ore faccio una crisi di nervi. Cioè, ma se vuoi vedere gli animali, vai allo zoo. Era un traffico di jeep di turisti americani, cinesi, taiwanesi, indiani, non lo so. Tutti quanti con questa jeep alla gara di chi vede più animali, chi riesce a fare la foto più bella. Ma tutti lì, tac tac tac, ho fatto la foto, ciao. E dopo ci ho pensato e ho detto, ma perché ho fatto sta crisi? E poi mi sono resa conto che per me è stata una cosa talmente lontana dal mio modo di viaggiare, talmente lontana dai miei valori di vita, di io arrivo in un altro paese che non conosco, che sto cercando di conoscere, rispettare, integrare con amore, e la prima volta che entro in una foresta con tutti i suoi spiriti magici, con tutte le energie che stanno dietro, con tutta la cultura che può stare dietro, la storia, l'heritage che ha questa foresta, io con cosa ci vado? Con una jeep? A fare le foto agli animali? Cioè che ancora capisco di più se fossimo andati a piedi, ok, con delle guide, veramente stai lì, stai in silenzio, ascolti i rumori di una foresta diversa, guardi cosa sta succedendo, impari cosa vuol dire vedere un altro tipo di animali, ti insegnano appunto tutti gli alberi. L'avrei trovato più rispettoso, più pacato, arricchente di questa cosa, veramente di arrivare come al solito con questa jeep spendendo litri di benzina per fare queste 2 foto a questi 2 poveri animali che poi ne abbiamo visti 4, ma che cacchio se ne frega, cioè, sicuramente non sono venuta qua per fare veramente l'ultimo safari della mia vita. L'ho trovata una pratica estremamente violenta, sinceramente non ci avevo mai pensato e non avrei pensato che la cosa mi avrebbe urtato così tanto, ma di fatto sì. Avrei pensato che la cosa mi avrebbe dato talmente fastidio dal punto di vista psicologico, e invece mi ha proprio toccato delle corde interiori che non sono più in grado di, troppo contro i miei valori di come voglio entrare in un altro mondo, in un'altra cultura. Ferma la jeep, io scendo, godetevi il vostro Rino, ciao. Storino Ceronte, ma è un poveretto Rino che tengono lì con la corda, capito, per farlo vedere alla gente che va in jeep quando non si vedono nessun animali, per non farci una figura di merda, perché nella brochure c'è scritto che devi vedere gli animali. Sistema nervoso ribaltato, incazzata, ho detto raga, io pomeriggio vado a fare un giro, e sono andata a fare un giro e questo è stato, raga, troppo bello, Dio, troppo bello. Beh, inizio a camminare e dico, vabbè, faccio un giro nel villaggio, ci voglio di vedere la gente, ci voglio di fare 2 chiacchiere, ci voglio di imparare il nepalese, ci voglio di vedere cosa stanno facendo sta gente qua. Inizio a camminare, vedi ste 3 ragazzini, tipo, no, di 14 anni che mi si avvicinano, fanno io, un po' così, no? E allora ho imparato 2 parole di nepalese, no? Gli dico, timbro nama che io. Fanno, tu speak nepalese, e tutti parlano veramente bene inglese. Cioè, questa è una zona con dei villaggi, tra l'altro sono una popolazione particolare, che sono rimasti qui, che sono sopravvissuti per il tipo di dieta che facevano, sono poveri ma abbastanza benestanti, hanno un sacco di scuole, tutti parlano inglese, hanno i loro campi, hanno le loro piccole economie, coltivano il riso. È molto molto bello qua i villaggi intorno a Cheetah One, super carini. Però questi 3 bambini iniziano a parlare, fanno ma tu vieni dall'Europa, iniziano a raccontarmi che loro siano sia buddisti che induisti, vedi il tipo che va in giro così, no? Un po' che li vedi che vedono YouTube o comunque fanno tu YouTube, cose, mi raccontano cosa fanno, mi raccontano dei loro genitori, insomma questi ragazzini un po' gangster, no? Ma veramente carini, e mi fanno, noi siamo la tua guida, noi ti portiamo in giro. Ho detto, dai, grande, grazie. Quindi ho fatto un giro con loro e poi ho detto, vabbè, minchia, sono stati bravi, mi hanno fatto fare la guida e gli do dei 2 soldi, no? Fai conto che qua 100 rupie sono 1,40 € neanche. Faccio, minchia, gli do 100 rupie a testa, no? Cioè,
1,40 € a testa, ma buona, è un caffè. E gli faccio, oh dai raga, comunque grazie per il giro, voglio darvi un po' di rupie a testa, però gli ho detto voglio darvelo un po' di nascosto perché se mi vedono che ve le dà qua, poi tutti mi assaltano, quindi mi sono seduta e gli faccio, vi do 100 rupie a testa, va bene? E vedo che iniziano a discutere, gli fa no, non darci più di 50 rupie a testa. Yeah? Ok, ne ho dato 200 in tutte, faccio dividete delle ciao, grazie un sacco. E sinceramente mi è piaciuta anche questa cosa che sti ragazzini non mi hanno preso per mano per fare dei cash, perché anche quando gli ho detto 100 rupie a testa hanno detto no, troppo, non vogliamo questi soldi. Cioè raga, 70 rupie sono 1 euro circa. Ale. E poi stavo continuando ad andare in giro e a un certo punto passo e vedo da una casa sempre un altro ragazzo che mi fa ah dai vieni a bere il tè con noi, no? Ero con i ragazzini e gli ho detto dai vengo dopo, quindi poi sono tornata, bam, classe di nepalese, bere un tè troppo figo, buonissimo, l'oro nero, veramente buonissimo. Tutta la famiglia, sto ragazzo che parlava troppo bene inglese, 18 anni, così, Poi, siccome ho studiato sanscrito all'università, riesco a leggere il Devanagari, che è il loro alfabeto. Quindi lui riusciva a scrivermi in Devanagari, che è appunto l'alfabeto con la lineetta, tutte le cose, riuscivo a scrivere la traslitterazione e ci capivamo. Quindi mi ha insegnato a timbro namakeyo, timi koti borsa baio, quanti anni hai? Poi sì, tante piccole cose, c'ho da studiare questa sera, veramente bellissimo, veramente bellissimo. La nonna fantastica, Dio, 2 occhi bellissimi. E lì c'era il nonno, la nonna, la mamma, la sorella, il figlio, ed è questo che ci spiegavano, anche loro vivono sempre tutti insieme. Quindi siamo divertiti un sacco. Mi fa ma se tu fai YouTube anche io faccio YouTube, adesso ti seguo, ma quando tu metti il video dimmelo così vedo la mia famiglia. E ho detto dai sì sicuro, bam, eccoli qua. E sono venuti sempre degli altri bambini ma un po' meno gentili, un po' tipo give me money, give me chocolate, e ho detto ok ciao. Ho continuato a camminare, sempre ho fatto un po' di foto a delle persone, gli ho chiesto posso farci una foto, tutti super carini, però ho sempre questa sensazione un po' che non sai se vogliono qualcosa indietro da te. C'è sempre questa cosa che non sai bene come ti vedono, no? Anche avevo paura un po' a dire il tipo di albergo in cui sono, perché è un albergo super quindi dicevo non mi ricordo il nome del mio albergo. C'è un po' questa reticenza a dirgli il fatto che sono un albergo un po' costoso, no? E poi mentre camminavo in questi campi, che mi sono messa a camminare per i campi, c'era questa casa bellissima con questo campo bellissimo, e a un certo punto c'è un signore che mi fa in inglese vieni, if you want you are welcome to my house, you can take picture, you can walk around. Quindi alla fine loro parlavano tutti inglese, il papà parlava inglese, le 2 bambine parlavano inglese, la mamma un po' così. Mi sono seduta con loro, mi hanno insegnato la loro storia, mi hanno raccontato cosa fanno, mi hanno dato il tè di nuovo, hanno munto le mucche, la ragazzina mi ha spiegato tutto cosa fa la sua vita, mi ha fatto mungere le mucche per la prima volta, mi ha fatto vedere che loro coltivano il riso, tutto il loro giardino. E poi a un certo punto ho accompagnato anche la ragazzina a vendere il latte, perché loro ogni giorno mi hanno detto che fanno circa 2,5 litri di latte, vanno da una specie di baracchino dove prendono tutto il latte dai produttori, lo rivendono e poi lo pagano mensilmente, poi vendono il riso. Quindi c'è tutta questa dinamica di microeconomia per le persone del villaggio, tutti si conoscono, tutti si claxonano uno con l'altro, ci sono tutti i bambini sempre per strada, tutti che ti seguono, tutti che ti dicono. E io salutavo la gente, no, namaste, e alcuni erano shy, la ragazzina Asta mi fa ma loro sono shy perché i turisti non vengono mai qua. E io faccio, ma come i turisti non vengono mai qua? Ci sono un sacco di resort qui intorno. E mi fa, sì, ma i turisti non vengono mai a camminare nel nostro villaggio. I turisti vanno in giro con la guida, fanno i safari, vanno con la jeep, fanno giri in barca,
fanno altri tour sulle montagne, però nessuno cammina da solo nel villaggio, o sono sempre in gruppo, quindi noi non ci possiamo mai parlare. Quindi è super bello per noi quando un turista sta camminando da solo e viene a casa nostra, perché era almeno 6 anni che non potevo parlare con un turista. Ho detto, ma raga, ma la gente che non lo so. Mi fa, ma allora io ti insegno il nepalese, tu mi insegni l'italiano. Poi con la sua piccola sorellina abbiamo camminato, mi ha fatto vedere tutto il suo campo, il loro garden, il papà che mi dice, dai, tu puoi diventare amica di mia figlia perché magari la voglio mandare in Europa per studiare. Ho detto, certo, cioè, se posso fare qualcosa per aiutarti se vieni in Europa, ovviamente no. E alla fine sono tornata a casa super contenta, cioè sono felice che ho trovato il mio spazio di dire c'è un modo di viaggiare in cui credo, c'è un modo di viaggiare in cui credo meno. E mi ha sinceramente colpito quando mi ha detto che non ci sono turisti che camminano là, che per me è incredibile, è veramente incredibile che le persone non camminano nel villaggio e non entrino in relazione, perché sono veramente super carini. Cioè, poi ovviamente c'è sempre un po' questa dinamica di non so se vuoi qualcosa indietro da me o no, ma sinceramente questi primi 3 bambini, la casa dove sono andata a bere il tè e questa ultima famiglia è stato magico, è stato veramente magico, sono felicissima. È stato bello vedere dove ho il mio limite, perché è stata proprio una cosa che mi è uscita fuori dallo stomaco di mettermi a piangere durante questo safari, di dire io non posso continuare a farlo. E solo dopo ho capito che veramente mi stava creando un conflitto interiore troppo grosso, ma è stata una reazione, magari una frase un po' cliché, ma è stata una reazione dell'anima. E poi sono tornata a casa dopo aver conosciuto sta gente felice come una matta. Città One, wow, troppo belli, veramente troppo belli. Quindi terzo giorno Giulia è risuscitata. Terzo giorno Mali find her way in Città One, Nepali. Troppo bello. Vediamo come continua il viaggio.